Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul mio canale dove si parla di sassofono e di jazz. Oggi voglio parlarti di un esercizio secondo me molto interessante, oltre che anche divertente, che consiste nel prendere un brano che nasce in quattro quarti e trasportarlo in tre quarti. Oggi ho fatto questo esperimento su There Is No Greater Love, tanto per utilizzare un brano che sicuramente molti di voi già conosceranno. Chiaramente potete anche farlo su un altro brano. La prima cosa interessante che dobbiamo fare, ho qui un metronomo, è quella di capire come modificare il tema per farlo entrare nella nuova figurazione ritmica. Ossia, questo è il tema in quattro quarti. Il metronomo batte 2-4, 2, 4, 2, 4. E così via. Chiaramente non potrò fare la stessa identica cosa in tre quarti perché non riuscirò a far entrare il tema nella divisione. Quindi il primo aspetto molto interessante è quello di modificare il tema per farlo entrare nella divisione. Ecco, questo è il 3, il beat è solo sull'1, quindi sarà 1, 2, 3, 1, 2, 3. Poi vado sul bridge. Già questa cosa secondo me è importante perché vi dà la capacità di saper passare da una divisione all'altra. Se è una delle prime volte in cui lo fate, avete molte difficoltà, se volete può anche essere un esercizio utile quello di scrivere il tema in una divisione nuova. Ovviamente dovrete adattare il tema, quindi ci saranno delle note che non potrete mantenere, potrete anche cambiare delle figurazioni, per cui non so se il tema iniziale fa dei quarti o fa delle crome, potete mettere una terzina, potete comunque cambiare la figurazione delle note per farle entrare nella nuova divisione. L'altra cosa interessante è capire come l'andamento dei tempi, come rotolano in modo diverso. Questo qui è il tre quarti.
Questo qui invece è il 4 quarti. Secondo me questo è anche un esercizio importante per approfondire bene uno standard. Se c'è un brano che conosci già bene, che suoni da diverso tempo, ad esempio un brano in 4, saper suonare lo stesso brano in 3 è comunque importante per avere maggiore indipendenza ritmica, maggiore creatività, e credo che saper suonare sia in 3 sia in 4 faccia comunque bene alla musica in generale. Cioè, se tu pratichi il 3 quarti, quando torni al 4 quarti comunque avrai un'indipendenza ritmica. Anche viceversa, un brano che magari nasce in 3 e lo studi in 4, sicuramente quando lo riporti in 3 avrai un'indipendenza ritmica superiore, o comunque avrai idee nuove, perché inevitabilmente nel fraseggio e nel tema sul 3 quarti funzioneranno certe cose che non funzioneranno sul 4 e viceversa. Quindi secondo me è buono per indipendenza ritmica, dal punto di vista anche della creatività. E poi, se volete approfondire i tempi dispari, ecco, questa è una cosa di cui non ho mai parlato nei miei video. Secondo me saper suonare il 3 è comunque il 3 quarti, è comunque la base per affrontare anche tempi molto più complicati, perché chiaramente molte divisioni dispare derivano dall'unione di diversi moduli di 3 quarti e di 4 quarti. Quindi sicuramente saper passare dal 4 quarti al 3 quarti e viceversa è uno step importante anche per affrontare divisioni ritmiche più complesse. Fammi sapere come va dopo che provi a fare questo esercizio e lascia un commento. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!